Previously on Body Count. Il telecomando! Non gli ho detto del telecomando! Sì, Maya Echevarria. Ti dice qualcosa? No, niente. O troviamo dove si nasconde questa persona, o il body count non può andare avanti. Non basterà che lui si faccia dare l'informazione dal fratello. Sai che ti dico? Correrò il rischio. Dov'è Maya Echevarria? Ho preso una stanza all'hotel Luna Rossa per le prossime 2 settimane. Coi saluti di mia sorella, stronzo. Che succede? 7! Scendi dalla macchina. Scendi da questa cazzo di macchina. Allora, da quanto tempo vi conoscete? Chi, io e Zegata? Da molto, troppo tempo. E cosa c'è tra di voi? Che tipo di rapporto avete? Se la tua è solo una curiosità, direi che stai partendo con il piede sbagliato. Tra tutte le domande che potevi farmi, questa è decisamente la più cretina. Senza offesa. Tranquilla, non sono offeso. Sì, era solo curiosità. Allora sappi che secondo me ti stai comunque facendo un'idea sbagliata di quello che c'è fra me e il dottor Zegata. Siamo stati amici. E siamo e stati sono le parole chiave, bello mio. Ma che tipo è? Cioè, è uno di cui ci si può sempre fidare? Sì. Non sempre. A momenti. Non mi sono mai piaciute le arance. Sono esperidi ricchi di vitamine A e C. Vedi di fartele piacere. Ne hai bisogno. Nelle condizioni in cui sei, mi stupisce che tu non abbia ancora preso lo scorbuto. Insomma, Zegato è un tipo in gamba, no? È un incoerente. In che senso? Ho esattamente quello che ho detto. È uno di quei tipi che prima di andare al cimitero a trovare i propri cari si pettina. Figurati. Ma che poi, se si tratta di aprire un cranio, lo farebbe anche con una stilografica. No, mi correggo. È un egoista e della peggior specie. Zegata. E che mi dici di te? Di me? Sì, di te.
Sono una ragazza molto trasparente. Hai capito il tipo, no? Sì, credo di sì, più o meno. Da quello che ho visto, da come ti tratta il dottor Zegata, direi che sei quasi una santa. Già, una santa collerica. Rompipalle aggiungerei. Testarda, ansiogena, leccaculi. Affascinante. Lo sai che non devi dirmi certe cose. Non ti fa bene. Non fa bene al tuo cuore. E qualsiasi emozione, seppur a debita intensità, potrebbe provocarti un'eccitazione che... Andiamo, Penelope, non uscirtene con la cardiologia. Non sono io quello in imbarazzo qui. È ancora valida quella promessa, Penny? Non l'ho dimenticata. E come mi hai chiamato, scusa? Penny, perché ti dispiace? No, è passato molto tempo dall'ultima volta che qualcuno mi ha chiamata così. Beh, qui dentro, Penny, sei l'unica amica che ho. Breaking news! Boss della malavita del nord Italia è stato assassinato nella sua abitazione. Si chiamava Rodolfo Cetra e a ucciderlo, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, è stato il fratello Alessandro Cetra, noto gangster di strada, incastrato in un giro di droga con altre famiglie camorriste con elementi più disparati. Sette, voglio sapere esattamente che cosa è successo là dentro. Beh, è andato tutto come previsto, no? Alessandro Cetra ha dichiarato ai inquirenti: l'ho ucciso io. 7. Forse ho esaurito tutti i modi possibili per spiegartelo, ma ci riprovo. Questa gente non scherza. Lavori per della gente che non si fa mettere i piedi in testa così facilmente. Ora, io non ho detto niente di quello che è successo, cioè del fatto che Alessandro Cetra ti ha visto mentre uccidevi suo fratello. La cosa che non mi spiego è come hai fatto ad uscire di lì. E comunque questa cosa rimane fra me, te e Penelope. Beh, il piano ha funzionato, è questo il punto, no? Il punto è che se ai piani alti vengono a sapere quello che è successo dentro quella casa, noi siamo finiti. Nulla di quello che facciamo viene archiviato se non siamo sicuri al 100% che tutto sia andato come doveva andare. È così che funziona e questo è il punto. Beh, ha funzionato e questo è tutto quello che conta. Chi è il prossimo della lista? Proprio non ci arrivi, eh? E questa chi è? Maya Echevarria. È lei la terza della lista. È lei che devi uccidere, 7. E immagino non c'entri nulla con la morte di mia sorella. Sinceramente? No. E ad ucciderla sarà qualcuno dell'organizzazione. Io dovrò solo accertarmi che sia morta, come con Christian Santoro, vero? Beh, non esattamente. Dottore, stiamo parlando di uccidere una persona? Una donna? Sì? E allora? Dopotutto qua dentro non abbiamo fatto altro che parlare di uccidere qualcuno, uomo o donna che sia. Non abbiamo fatto altro in queste settimane. Però quello che ti disturba è che adesso devi uccidere Maya Echevarria. E che Maya Echevarria non c'entra un cazzo con te. Beh, sai che novità. Ma visto che a me, a quelli dell'organizzazione, non ce ne frega un cazzo di te, allora non ce ne frega un cazzo nemmeno dei tuoi sensi di colpa nell'uccidere Maya Echevarria. Quindi devo ucciderla io, con le mie mani? Sì? Immagino che rifiutarmi non serva a nulla. No. Se a voi non ve ne frega un cazzo di me, vuol dire che se io mi rifiutassi categoricamente di far fuori Maya Echevarria, sareste disposti a farmi fuori. E così tu, Zegata, avresti il coraggio di uccidermi. Senza di me come pensate di chiudere il body count? Oddio, adesso questo ha anche mania di grandezza. Prima di tutto è bene che tu sappia che non sei così importante, 7. Quelli dell'organizzazione non hanno così bisogno di te da rischiare il culo per esporti ai loro obiettivi. Quindi di te ne farebbero a meno molto volentieri, anzi, sono loro che ti stanno facendo un favore, se proprio vuoi saperlo. Visto che nella lista ci sono alcuni degli assassini di tua sorella. Sei solo una pedina, punto e basta, porca puttana. Che cazzo ti credi che sia questo, l'A-Team? Allora puoi anche uccidermi, dottore, perché io non sono un sicario. Non sono uno che uccide la gente perché gli viene ordinato. Hai dimenticato che hai perso la memoria, 7. Questa dovrebbe essere l'unica cosa che tu dovresti ricordare. Con che coraggio hai intenzione di affermare queste cose dopo che hai ucciso 2 uomini a sangue freddo? Remo,
Te lo ricordi? È Rodolfo Cetra. Sei capace di uccidere per amore o per disperazione? Beh, visto che sarà difficile farti innamorare di me, ti do un motivo per disperarti. Zegata, non farlo, ti prego, non hai... Taci! Esistono molti modi per uccidere una persona, Sette. E ne esistono alcuni che ti permetterebbero di farlo senza sporcarti le mani. Se tu potessi premere il tasto di un telecomando per uccidere chiunque tu voglia uccidere, quante persone faresti fuori? È molto più facile desiderare che qualcuno crepi che non ucciderlo con le proprie mani. E fra il desiderarlo e il premere quel tasto, la strada è breve. È una scorciatoia che ti impedisce di passare attraverso il senso di colpa, la paura, il rimorso, il rimpianto. Non avresti neanche il tempo di provare tutto questo. Mi hanno chiesto di farti un intervento al cuore, non per salvarti la vita, ma per darci la possibilità di farti secco semplicemente premendo un bottone. Ti abbiamo messo un peacemaker e questo telecomando può spegnerlo. Moriresti prima che possa risollevare il pollice. Ora, credi ancora di essere così speciale? Stai bluffando. Vuoi mettermi alla prova? Forse dopo tutto la morte non ti spaventa. Ma gli assassini di tua sorella resteranno sicuramente impuniti se tu muori. Non sarebbero stati inseriti nella lista se non fosse stato per te. Ok, va bene. Potete mettermi in una stanza con Maya, ma non garantisco nulla. Sei il garante di te stesso, Sette. Ma io ti assicuro che se Maya Echevarria non muore entro la settimana prossima, non ci penserò 2 volte a premere questo pulsante. Chi devo impersonare questa volta? Che faccia avrò? Così mi piaci. Ci hai dato la tua confessione, però ancora non ci hai detto come sono andate le cose. Tutto quello che è uscito da quella tua bocca di merda sono stato io. Forse sei stato veramente tu, o forse vuoi proteggere qualcuno. Come vorrei credere che non sei stato tu a uccidere tuo fratellino, davvero. Però questa cosa della confessione mi ha fatto un po' cambiare idea. Io so che tu sei innocente, eccetera. Ok, che vedo. A quanto pare ci sono dei testimoni che ti hanno visto entrare e uscire ripetutamente da casa di Rodolfo. E c'è anche chi ha sentito dei colpi di arma da fuoco. Ora, nonostante la tua confessione e i testimoni che vi hanno visto, ancora non credo che sei stato tu. Che ci vuoi fare? Sono un pezzo di pane. Oh, però qui c'è dell'altro. Impronte sulla pistola di tuo fratello. Sai, il problema è che se sei l'unico, oltre al tuo fratello, aver preso in mano quella pistola, è un bel guaio. Forse gli ha sparato qualcun altro, con un'altra pistola. Vediamo i risultati della balistica. I 4 proiettili che sono usciti dalla pistola di Rodolfo sono gli stessi 4 che hanno perforato il suo petto. Credo che mi convenga credere al fatto del sono stato io, arrivati a questo punto. Sai perché sto facendo l'avvocato del diavolo, vero? Perché sei talmente nella merda che il pensiero che il tuo avvocato sarà qui a fare lo stesso con te mi fa scompisciare dalle risate. Sì? L'avvocato. Parli del diavolo. Ci vediamo dopo, Cetra, Non muoverti di lì. Perché cazzo ci hai messo così tanto? Ero sul punto di non farcela più. Sta calmo, è tutto ok, L'hai ucciso tu? Certo che no. Allora, Alessandro, io non voglio fare l'avvocato del diavolo, Ci credo quando tu mi dici che non l'hai ucciso tu, ma qui ci sono una serie di prove che sembrano mettere il contrario. Che cazzo, avvocato? Tanzi, ma già messo abbastanza sotto pressione. Ti ci devi mettere anche tu? Sì, Alessandro, ma tu hai fatto una confessione, hai detto l'ho ucciso io. Sì, ma non l'ho ancora messa per iscritto. E infatti è di questo che ti volevo parlare. Dopo che ti avrò raccontato quello che è successo, mi dovrai dire se firmare e mettere tutto per iscritto o ritrattare tutto quanto. Perché non mi racconti quello che è successo? Dall'inizio? La sera prima non ricordo molto bene cosa sia successo.
ma sono sicuro di aver preso una sbronza colossale. Una mattina mi sono svegliato e sono andato dritto da mio fratello. Non che mi aspettasse, ma volevo fargli visita e volevo raccontargli di questo nuovo posto. Beh, sono andato un attimo in corridoio a fare una telefonata e qualcuno mi ha colpito sulla testa. Con una mazza, un tubo, non lo so. Chi? Non lo so! Cioè, pensavo fosse stato Rod. Però poi mi sono ripreso e sono andato da lui. E l'ho visto. L'ho visto puntare la pistola addosso a Rod. Allora l'hai visto? Sì. Allora sapresti riconoscerlo, che so, anche se lo vedessi in fotografia. Ero io, avvocato. Ero io. Capisci? Ho visto me stesso puntare la pistola di Rod addosso a lui. È stata l'esperienza più orribile della mia vita. E poi cosa è successo? Ho visto me stesso sparare 4 volte contro Rod. Dritto al cuore. Poi si è avvicinato a me e mi ha sussurrato qualcosa all'orecchio. Che cosa ti ha detto? L'hai ucciso tu. Sì. E poi se n'è andato. Beh, che vuoi che ti dica, Ale? Voglio solo sapere, secondo te, con tutto quello che ti ho detto, quante possibilità ho di ottenere l'infermità mentale? Vista la natura del crimine e il fatto che tra te e Rodolfo ci fosse già dell'attrito, sommato al fatto che sei un alcolizzato e che hai bevuto fino a poche ore prima di commettere il crimine, direi che non riusciremo a convincere il giudice che sei uno psicopatico. Ti conviene firmare la confessione, ad ogni modo, insomma. Al resto ci penso io, Tu non capisci. Io credo di essere diventato veramente pazzo. Deve essere un qualche tipo di sdoppiamento della personalità o magari un'allucinazione. Io sono sicuro di non aver ucciso mio fratello, ma sono sicuro anche di avergli sparato 4 volte. Ho bisogno di parlare con uno psichiatra, davvero. Tu avresti bisogno di una buona difesa e credo che la prima mossa sia firmare la confessione. Va bene, sì, possiamo invocare l'infermità mentale, ma non possiamo appoggiarci troppo a quella. Non preoccuparti, ci penso io. Riuscirò a ridurti la pena ancora prima che il giudice possa dire eccetera. Sul tuo capo attualmente pesano 6 capi di accusa, forse erano 8. Ma non preoccuparti, da almeno 3 di quelli riesco ad assolverti. Sei in buone mani. L'organizzazione ha verificato che Maya Echevarria si trova effettivamente in città ed ha preso una stanza all'hotel Luna Rossa. Ma a quanto pare ci rimane fino alla fine della settimana prossima. Quel bastardo di Rodolfo aveva ragione. E che ruolo deve interpretare? Beh, nessuno che possa ricondurre chi che sia qualcuno. Diciamo che questa volta non abbiamo bisogno di un capro espiatorio, ecco. E quindi ti creeremo una nuova identità da zero. Abbiamo già tutti gli elementi per farlo. Un nuovo nome, una nuova professione e un nuovo aspetto fisico. Insomma, dottore, quale sarà la mia identità? L'unico modo per far abbassare le difese a Maya è quello di riuscire a entrare direttamente nella sua stanza d'hotel. Sappiamo che il suo punto debole è solo uno, il sesso. Beh, quella vive per scoparsi qualsiasi cosa si muova. C'è solo un piccolo neo. Maya Echevarria è lesbica. E quindi? E quindi io e Penelope ti opereremo per farti diventare una puttana. Quindi io e Penelope ti opereremo per farti diventare una puttana. Aspetta, dottore, quando dici puttana, intendi una puttana? Una troia, una zoccola, cioè una che la dà via per soldi. Ti è più chiaro adesso? Aspetta un momento solo. Quindi mi farete diventare una donna? Una donna? Una escort fittizia che abbiamo creato apposta per la missione. Penelope, prepara il sedativo. Non stai dicendo sul serio? 7. Guardami dritto nelle palle degli occhi.
Ti sembra che io abbia la faccia di uno che sta scherzando? Aspetta, ci deve essere un'altra soluzione. No, non c'è. Tu devi diventare una donna, a tutti gli effetti. E quando dico a tutti gli effetti, voglio proprio dire a tutti gli effetti. Penelope, procedi. Aspetta un momento. Passi il camorrista, passi lo spacciatore, passi il più grande stronzo sulla faccia della terra. Ma la puttana no. Mettermi le tette e il culo di una figa non era negli accordi. Farsi tagliare l'uccello non era negli accordi. Farsi tagliare l'uccello è l'ultimo dei tuoi problemi. E scusa se per una volta cerco di realizzare un piano che sia impeccabile, almeno per una volta! E per te, Einstein, il piano impeccabile sarebbe mettermi una figa in mezzo alle gambe? Sì, è quello di metterti una pista in mezzo alle gambe, perché è l'unico modo per farti trovare faccia a faccia con quella Penelope, sedalo! Aspetta un momento. Io voglio parlare con uno dei membri dell'organizzazione. Io sono uno dei membri dell'organizzazione e tu non dovrai parlare con nessun altro al di fuori di me, Penelope. Penelope, vuoi farmi la sacrosanta mannaggia cortesia del cazzo di infilargli quella siringa di merda? Io pretendo di parlare con il capo dell'organizzazione. Va bene, accetto di diventare una donna per uccidere Maya Echevarria, ma a 2 condizioni. La prima, non mi taglierete l'uccello, il mio uccello sta bene lì dove sta. E la seconda? Che mi farete parlare con uno dei capi dell'organizzazione, adesso! Vuoi davvero incontrare il boss? Sì. O si fa a modo mio, o per me la faccenda finisce qui. Molto bene. Questo è l'indirizzo. C'è una cabina, il telefono squilla, tu rispondi e avrai le risposte alle tue domande. Bene. Perché gli fai questo? Per salvargli la vita. Prova a scappare. I was walking home through the Wampus Woods on the haunted trail. Just released after doing a spell in the Crittenden County Jail. When I turned a bend in the trail, I got the worst fright of my life. Most horrid thing I've ever seen. Decomposing corpse of my wife. In her worm-eaten hand she held a photograph of the children that I love so well. She drowned them in the bathtub 20 years ago. Plunged me into that. She was hopped up on pills and alcohol, trying to steal the voices in her head. But the voices told her exactly what to do, and then our kids were dead. With a death rattle voice, she spoke to me. Ascoltami attentamente, perché lo dirò una volta soltanto. Tu ora, senza più discutere, fai tutto quello che ti chiediamo, quando te lo chiediamo e come te lo chiediamo. Non hai il diritto di sapere chi c'è dietro a tutto questo, né perché, né in che modo.
Se dovessi contestare uno degli ordini che ti viene dato, sei morto. Se solo apri bocca, sei morto. Se solo pensi di voler dire la tua, se soltanto ti sogni di obiettare, sei morto. Questo è più o meno tutto quello che ho da dire al riguardo. Non mi costa niente ucciderti. Sappi che per me vali meno di niente. Se non vuoi chiudere il body count, troverò comunque il modo per farlo da me. Neanche immagini quanto sono potente. Non credere di starci facendo un favore. Ti ho in pugno solo perché mi fai comodo, ma non significa che non posso fare a meno di te. Quindi cerca di non fare lo stronzo e tutto andrà bene. Ricorda che hai un solo amico. E quell'amico è il dottor Segata. Vedi di non farlo più incazzare. È tutto chiaro? Ah, ancora una cosa. Ti do la mia parola d'onore che non appena avrai chiuso il body count ti restituirò la tua vera identità e il tuo vero aspetto. Non puoi pretendere di più. E ti garantisco che sono disposto ad onorare il patto. Se anche tu sei disposto a fare lo stesso. Riportatelo al laboratorio. Allora? Hai trovato quello che cercavi? Penelope, somministragli il sedativo.